Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi voglio parlarvi di come superare le missioni di spionaggio Granier senza far scattare allarmi e perdere alcun datavolt. Iniziamo! Oggi vi parlerò di come riuscire a superare con successo le missioni di spionaggio di tipo Granier. Capita spesso, specialmente appena iniziato Warframe, di ritrovarsi in questa tipologia di missioni e non avere la minima idea di come riuscire ad accedere ai datavolt senza far scattare gli allarmi o addirittura fallire la missione. Quindi cercherò di avere un approccio molto entry level, così da andare incontro anche ai giocatori che hanno appena installato Warframe. L'obiettivo delle missioni di spionaggio è quello di sabotare e raccogliere i dati da 3 datavolt, ovvero dei tileset che sono vere e proprie camere di sicurezza per il bottino, in questo caso dei Granier. In base alla difficoltà della missione sarà necessario concludere con successo 2 o 3 datavolt per non fallire la missione. In base alla fazione e al tileset in cui giocheremo ci saranno alcune differenze nell'approccio, analizziamo quelle dei Granier. Possiamo trovare questi tileset su Mercurio, Marte, Ceres e Sedna. Come altri tipi di missione, esistono 3 tier che ne identificano la difficoltà e le ricompense. Mercurio e Marte appartengono al tier 1, Cerere al tier 2 e Sedna al tier 3. Utile sapere che le missioni di spionaggio effettuate su Sedna ci danno 4000 punti di affinità per ogni hacking completato con successo. Nel caso in cui riuscissimo a completarlo senza fare scattare gli allarmi, il suo valore sarebbe triplicato. Di conseguenza, completando una missione su Sedna senza far scattare allarmi e concludendo tutti e 3 gli hackeraggi dei datavolt, otterremo un bonus di 36.000 punti affinità, ottimi per livellare armi, frame e companion. In base al numero di datavolt che riusciremo ad hackerare, otterremo fino a 3 ricompense differenziate in base al tier della missione. Fra le più importanti troviamo i componenti di Ivara, la mod Health Chamber per i fucili a pompa, varie mod 60-60 per pistole, fucili a pompa e fucili d'assalto, ad esclusione di quelle elettriche che sono acquistabili solo dal Baroque Tier, e cover lethality. Nel caso di spionaggi Granier dovremmo affrontare vari sistemi di sicurezza. La barra sensore si trova sopra le porte e crea una barriera arancione di energia. Se un frame la attraversa, perde tutta la sua energia e fa scattare gli allarmi. Può essere distrutta dalle armi o dalle abilità dei frame. Il sensore Regulator e il sensore Regulator Eximus. Si tratta di una sentinella dotata di una telecamera in costante movimento all'interno della stanza del datavolt. Se la sentinella verrà attaccata e non uccisa istantaneamente, se verrà toccata o se entrerete nel suo campo visuale, farà scattare l'allarme. I laser stabili. Si tratta di laser basculanti che generano un fascio di energia. Non è possibile distruggerli con armi o abilità, ma in alcuni casi è possibile disattivarli tramite le console da hackerare. Nel caso in cui attraversiate questi laser, gli allarmi scatteranno immediatamente. Ci sono molti frame che potete utilizzare per questo tipo di missioni. Per me la scelta cade su Loki, ma si tratta di gusto personale. Per conoscere le abilità e la build di Loki potete guardare il video in descrizione. In questo tileset potete avere 2 approcci. Il primo è seguire la strada a sinistra. Sarà presente 1 o 2 sensori regulator in base alla difficoltà del livello e dovrete hackerare 2 pannelli di controllo per far scendere i ponti mobili, che vi permetteranno di raggiungere l'ingresso della camera di sicurezza. A questo punto dovrete hackerare l'ultimo pannello di controllo per avere accesso alla stanza del datavolt e il gioco sarà fatto. Un'altra soluzione, più comoda, è quella appena entrati di prendere la strada sulla destra, passando attraverso la bocchetta nel muro. Dovrete saltare cercando di evitare i laser in movimento e raggiungere il fondo del corridoio in aggrappata. A questo punto sarà sufficiente procedere attraverso la conduttura e sulla sinistra troverete un'apertura che vi permetterà di arrivare direttamente nella stanza del datavolt, senza bisogno di hackerare alcun pannello di controllo. Nel caso in cui lo spionaggio sia con handicap ghiaccio o contro gli infested, potreste trovare parte di questo percorso chiuso.
In questo caso sarà sufficiente lasciarsi cadere per arrivare direttamente all'ingresso della stanza. In questo tileset gli approcci possono essere vari. Una volta distrutta la barra sensore e superato l'ingresso, potrete andare in varie direzioni per raggiungere il pannello di controllo da hackerare e concludere la missione. Solitamente sono presenti 2 o 3 sensori regulator, in base alla difficoltà della missione, a cui dovrete prestare particolarmente attenzione perché in questo tileset, se dovreste far scattare l'allarme, verrà attivata la Lynx che vedete appesa al centro della stanza. In questo tileset è possibile avere 2 approcci. Il primo è più immediato e veloce. Prestando attenzione al sensore regulator che perlustrerà l'ingresso del data vault, raggiungete con un salto la parte superiore della stanza. Sulla sinistra troverete un ingresso protetto da un laser intermittente. Calandosi attraverso questo ingresso, sarà possibile raggiungere direttamente il data vault. Uccidete il guardiano e con l'aiuto di un cipher effettuate l'hackeraggio del data vault. Prestate attenzione ai laser basculanti. Nel caso in cui veniste toccati da questi laser, fareste scattare immediatamente gli allarmi. Visto che in alcune missioni non è possibile utilizzare il cipher, vi consiglio anche il secondo approccio, più lento ma più sicuro. Nella mappa sono presenti 3 pannelli di controllo che vi permetteranno di sbloccare la porta del data vault e i 2 laser basculanti. Appena entrati nel data vault, procedete sulla sinistra e infilatevi nella conduttura, sempre prestando attenzione al sensore regulator. A questo punto vi troverete di fronte il primo pannello da sbloccare. Proseguite lungo il percorso e saltate per arrivare al piano superiore. Appena fuori dalla stanza in cui vi troverete è presente il secondo pannello di controllo. Prestate molta attenzione in quanto i sensori regulator presenti nella stanza sottostante possono vedervi. Se non state utilizzando un frame che vi permette di essere completamente invisibili, vi consiglio di passare in modalità operatore e usare il Void Mode per eludere il sensore regulator. A questo punto rientriamo nella stanza e proseguiamo lungo la conduttura per sbloccare il terzo e ultimo pannello di controllo. Sbloccati tutti e 3 i pannelli, possiamo accedere alla stanza del data vault, prestando sempre attenzione ai sensori regulator, uccidere la guardia e concludere così la missione. In questo tileset è particolarmente consigliato Loki, in quanto vi permetterà di evitare il giro necessario a raggiungere la stanza, utilizzando la sua abilità Decoy assieme a Switch Teleport. Avvicinatevi all'ingresso protetto dal laser, attivate l'abilità Decoy al di là della porta e scambiatevi con il vostro clone. A questo punto sarà sufficiente seguire il percorso e sbloccare il pannello di controllo che permette l'accesso al data vault. Nel caso in cui non utilizziate Loki, potete comunque accedere al data vault andando direttamente verso l'apertura sulla destra. Puntando sulla piattaforma che si trova al di sopra della vostra testa, vedrete una tubatura protetta da 1 o 2 laser, sempre in base alla difficoltà della missione. Scivolando sotto il laser raggiungerete un nastro trasportatore. Nell'angolo del nastro trasportatore sarà possibile lasciarsi cadere e raggiungere immediatamente la stanza del data vault. Se siete alle prime armi, vi sconsiglio di seguire questo percorso, in quanto, toccando i laser, l'ingresso nell'angolo verrà completamente chiuso e non sarà più possibile accedervi. C'è comunque un altro percorso alternativo che potrete seguire. Una volta raggiunto il nastro trasportatore sulla destra, risalite il nastro fino ad arrivare all'apertura sulla vostra sinistra. Passando attraverso quell'apertura, vi ritroverete sopra l'ingresso del data vault. Calatevi con cautela, evitando o eliminando le guardie presenti e i sensori regulator. Questo tileset è il più semplice che possiate incontrare. Una volta hackerato il pannello di controllo, entrate nella stanza e raggiungete il tetto del data vault. La parte superiore della vetrata avrà una finestra rotta. Utilizzatela per entrare nel data vault e per hackerare con tranquillità il pannello di controllo. In questo tileset troverete solitamente una guardia all'ingresso o 2 sensori regulator. Nel caso della guardia potrete ucciderla senza difficoltà, ma è bene prestare attenzione ai sensori regulator, in quanto potrebbero non morire al primo colpo e far scattare l'allarme. Anche in questo caso abbiamo 2 possibili accessi. Il primo, evitando i sensori regulator, è attraversare le porte a destra o a sinistra e proseguire per le scale. Infine, eliminare la guardia. Un secondo metodo è quello, una volta attraversata una delle 2 porte, di entrare nella fessura sul muro e saltare al piano superiore. A questo punto dovremo attraversare alcuni sensori laser per ritrovarci poi sempre nella stanza con la guardia. Una volta che avremo fatto piazza pulita,
potremmo calarci attraverso il buco presente nel pavimento, prestando attenzione perché nei livelli più alti è presente un laser intermittente. A questo punto bisognerà attraversare l'intero percorso sopra i cavi, prestando attenzione ai laser. Nel caso usiate Loki, potrete sempre utilizzare la combinazione di decoy e switch teleport per arrivare velocemente in fondo al tunnel senza rischiare di attivare gli allarmi. Una volta arrivati in fondo al tunnel, salite nella stanza superiore, prestando attenzione alla guardia di ronda e sbloccate il Datavolt. Per ritornare al piano superiore potrete utilizzare l'ascensore situato al di fuori della stanza del Datavolt. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate scoperto informazioni utili e interessanti su questo tipo di missioni. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Vi invito a guardare i video del canale dedicati a Warframe e vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo video. Ciao!